Benvenuti e benvenute. Oggi parliamo di quello che è a tutti gli effetti il prossimo grande passo per l'intelligenza artificiale, gli agenti AI. Se pensiamo che gli assistenti digitali che usiamo oggi siano il punto di arrivo, dobbiamo prepararci a cambiare completamente idea. Stiamo per passare da semplici esecutori di comandi a veri e propri partner autonomi. Per capire bene di che salto stiamo parlando, dobbiamo prima di tutto guardare a come cambia il tipo di richiesta che possiamo fare all'intelligenza artificiale. Qui non si tratta più solo di fare una domanda e ottenere una risposta, ma di assegnare dei veri e propri progetti. Ecco, la differenza in pratica è tutta qui. Un assistente AI esegue un compito specifico, diretto. Gli chiediamo una cosa e lui la fa. Un agente AI invece è in grado di gestire un intero progetto, fatto di tanti passaggi. Non si limita a cercare delle informazioni, agisce per raggiungere un obiettivo complesso, come appunto organizzare un viaggio da zero. Insomma, si passa da uno strumento che risponde a uno che agisce in autonomia. Ok, allora entriamo un po' più nel vivo. Cosa rende un agente AI così diverso, così speciale? C'è una parola chiave che definisce tutto, e quella parola è autonomia. Questa è la definizione da manuale, ma cerchiamo di renderla più semplice. Un agente AI non sta lì ad aspettare ogni nostro singolo comando. Prima di tutto percepisce il contesto in cui si trova, poi prende delle decisioni per conto suo e infine agisce per raggiungere l'obiettivo che gli abbiamo dato. È proprio questo comportamento proattivo orientato al risultato a distinguerlo nettamente da tutto quello che abbiamo visto finora. Questa tabella, secondo me, chiarisce benissimo l'evoluzione. Si parte dai bot, quelli più semplici, bassa autonomia, compiti ripetitivi. Poi ci sono gli assistenti AI, che già gestiscono compiti un po' più complessi, ma sono ancora interattivi, cioè hanno bisogno del nostro input per andare avanti. E infine, al livello più alto, troviamo proprio gli agenti AI. Azione indipendente, capacità di gestire processi di lavoro complessi e soprattutto un'interazione proattiva, non aspettano, agiscono. Bene, abbiamo capito cosa sono, ma ora la domanda si fa più interessante. Come funzionano? Proviamo a dare uno sguardo, in modo semplice, al loro processo di pensiero. Vedete, di fronte a un problema, un agente AI non si limita a cercare una soluzione preimpostata, attiva un ciclo continuo di analisi e azione per arrivare al risultato. Vediamo un po' come funziona questo ciclo. Questo processo è un ciclo che si ripete all'infinito, un loop. Si comincia con la percezione. L'agente osserva il mondo, diciamo così, raccogliendo dati. Poi c'è la cognizione, in cui si chiede «Ok, cosa significano tutti questi dati?» A quel punto arriva la decisione. Qual è la mossa migliore da fare per raggiungere il mio obiettivo? E subito dopo c'è l'azione vera e propria. Ma il punto chiave, la vera magia, sta nell'ultimo passo, l'apprendimento. L'agente analizza il risultato e si domanda «Ha funzionato? Come posso fare meglio la prossima volta?» E questo ciclo continua, rendendolo sempre più intelligente e capace di adattarsi. Ok, tutto molto interessante, ma potrebbe sembrare ancora un po' fantascienza. E invece no. Passiamo dalla teoria alla pratica, perché gli agenti AI sono già al lavoro oggi e stanno avendo un impatto molto concreto in tanti settori. L'impatto è già enorme in settori critici. Pensiamo al settore bancario. Questi agenti riescono a individuare schemi di frode complessissimi che un essere umano farebbe fatica a notare. O nella sanità, dove possono accelerare una diagnosi analizzando una quantità enorme di dati medici in pochissimo tempo. Dalle assicurazioni al settore pubblico, l'obiettivo è sempre lo stesso: aumentare l'efficienza e la precisione in compiti molto complessi, liberando le persone per potersi concentrare su decisioni più strategiche. E attenzione, non parliamo solo di grandi industrie, l'impatto si sta vedendo anche sulla produttività di ognuno di noi, sui team di lavoro. Ci sono agenti AI che possono scrivere e correggere codice, analizzare dati e creare report da zero, gestire conversazioni complicate con i clienti o svolgere in autonomia compiti online che prima ci portavano via un sacco di tempo. Ovviamente, come per ogni tecnologia così potente, ci sono due facce della stessa medaglia. È fondamentale quindi avere una visione equilibrata, riconoscere sia l'enorme potenziale che, ovviamente, i rischi che ne derivano. Da un lato le promesse sono incredibili, aumenti di produttività pazzeschi, automazione di processi complicatissimi, decisioni molto più rapide. Dall'altro i pericoli sono reali. Se un obiettivo viene definito male, la gente potrebbe trovare una scorciatoia per raggiungerlo con conseguenze che non avevamo previsto, oppure potrebbe bloccarsi in un ciclo infinito, sprecando tempo e risorse, o interpretare male situazioni che richiedono un'intelligenza emotiva o umana, portando a errori a catena.
E questo ci porta al punto cruciale, che questa citazione riassume alla perfezione. Il segreto non è dare un'autonomia totale e senza controllo, ma trovare il giusto equilibrio. La supervisione umana, un progetto ben pensato e un forte accento sullo sviluppo responsabile diventano assolutamente essenziali per usare questa tecnologia in modo sicuro ed efficace. Quindi, per riassumere, gli agenti AI non sono solo la prossima evoluzione della tecnologia, ma rappresentano proprio un cambiamento nel nostro modo di collaborare con le macchine. Stiamo passando dal dare ordini al definire degli obiettivi. Il potenziale è immenso, ma la vera sfida non è solo tecnica, è soprattutto umana. Guidare questa evoluzione con saggezza, con responsabilità, per assicurarci che questi nuovi partner autonomi lavorino davvero per i nostri stessi scopi. Grazie per aver seguito questa analisi.